Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progettino dell'anteprima ho scelto di nuovo il filato jolly, sono comitoloni da 500 grammi, 1500 metri, 50% lana e 50% acrilico. Oggi ho scelto la variante giallo, questo filato l'abbiamo già utilizzato nel maglioncino Ana, giù in descrizione vi metto il link del maglioncino. Lavorerò tutto il progettino con l'uncinetto del 5, siamo pronti, vi lascio il tutorial. Allora prendiamo il filo e uncinetto e avviamo 80 catenelle, li portiamo tutti sul dritto e chiudiamo la prima con l'ultima. Allora io ho montato 80 catenelle con questo filato e con l'uncinetto del 5, sto facendo una taglia SM, quindi chiudiamo la prima con l'ultima e ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, passiamo nella catenella successiva e andiamo a fare una maglia alta, quindi faremo tutto il giro di maglie alte, quindi faremo 80 maglie alte, quindi lavoriamo 80 maglie alte, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, fatte le mie 80 maglie alte, mi chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto facciamo il secondo giro, ci alziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta, quindi un aumento, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado a quella accanto e comincio ad entrare, pesco il filo e lo lascio in sospeso nell'uncinetto, 1, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta e la quinta volta e poi chiudo tutto insieme, lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere le 2 asoline, quindi abbiamo fatto un punto nocciolina. Quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base e vado in quella accanto e qui vado a fare una maglia alta, vado a fare un altro aumento, quindi rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia, quindi ho fatto un aumento, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia e vado in quella accanto e vado a fare un punto nocciolina, quindi 1 2 3 4 e 5 e poi chiudo tutto insieme, 2 asoline sull'uncinetto e li vado a chiudere e faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella accanto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Abbiamo fatto un altro aumento, quindi questo sarà l'aumento, faccio una catenella, salto una maglia di base, vado in quella accanto e entro per 5 volte, 2 3 4 e 5, chiudo tutto insieme e lascio 2 asoline sull'uncinetto e li vado a chiudere tutte e 2. Allora lo andiamo a ripetere per tutto il giro facendo punto nocciolina, catenella, salto una maglia di base, vado a fare nella maglia successiva, vado a fare 2 maglie alte tutte e 2 insieme, catenella, maglia saltata e nocciolina. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora ho fatto l'ultimo punto nocciolina, faccio la catenella, salto una maglia di base e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale, quindi 1 2 e nella terza mi vado a chiudere con una maglia bassissima, con una maglia, ecco, bassissima. Allora andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro sarà tutto di maglie alte, ma con una variante, che dentro le 2 maglie alte, dove andiamo a fare le 2 maglie alte insieme, andremo ad aggiungere una catenella, quindi passiamo
dentro le 2 maglie alte con una maglia bassissima, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, e poi inseriamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo dentro le 2 maglie alte e facciamo una maglia alta e andiamo a lavorare le maglie alte. Quindi qui c'è la catenella, andiamo a mettere una maglia alta, sopra il punto nocciolina andiamo a mettere una maglia alta, qui c'è la catenella, andiamo a lavorare una maglia alta e dentro le 2 maglie alte andiamo a mettere una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Qui abbiamo la catenella e andiamo a lavorare una maglia alta, sopra il punto nocciolina una maglia alta, dentro la catenella, qui abbiamo la catenella e facciamo una maglia alta, dentro le 2 maglie alte andiamo a fare maglia alta, catenella e maglia alta presa nello stesso punto. Quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, il mio lavoro si presenta così, bello piatto, deve essere il lavoro piatto, ok? Quindi partiamo con il prossimo giro. Allora, dove noi abbiamo il punto V, abbiamo fatto maglia alta, catenella e maglia alta, entriamo con una maglia bassissima e andiamo a fare il punto nocciolina, lo andiamo a fare qui dentro il punto V. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo questa volta per 4 volte perché abbiamo la catenella, ok? Quindi per 4 volte 1, 2, 3 e 4 e ci chiudiamo e lasciamo 2 asoline nell'uncinetto e chiudiamo tutte insieme, ok? Quindi facciamo una catenella, salto una maglia di base e vado in quella successiva, quindi entro in questa maglia e faccio maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto, faccio una catenella, entro nel punto V e vado a fare un punto nocciolina di 5 gettati questa volta, 1, 2, 3, 4 e 5 gettati, chiudo tutto insieme e lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere, faccio una catenella, salto una maglia di base e vado in quella successiva, entro e qui faccio un punto V, quindi maglia alta, catenella e maglia alta presa nello stesso punto, faccio una catenella, passo nel punto V e vado a fare un punto nocciolina, 1, 2, 3, 4 e 5, chiudo tutto insieme e lascio 2 asoline sull'uncinetto e poi vado a chiudere tutto insieme, faccio una catenella, salto una maglia di base e vado in quella successiva, quindi entro e faccio un punto V, quindi maglia alta, catenella, dentro lo stesso punto un'altra maglia alta, quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ho fatto l'ultimo punto V, vado a fare una catenella, mi vado a chiudere nel punto nocciolina qui proprio in alto con una maglia bassissima, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e passo nella catenella qui prima del punto V e vado a fare una maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel punto V e faccio maglia alta, catenella e maglia alta presa nello stesso punto, passo nella catenella e faccio maglia alta, sopra la nocciolina maglia alta, passo nella catenella e faccio maglia alta, qui abbiamo il punto V e andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, catenella e un'altra maglia alta,
Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi a questo punto ho terminato il quinto giro, andiamo a fare il sesto giro. Quindi noi tra un punto V e l'altro abbiamo le 3 maglie alte, quindi a quella al centro noi dobbiamo andare a fare il punto V e nel punto V dobbiamo andare a fare il punto nocciolina. Questa volta però andiamo a mettere 2 maglie alte dentro il punto V, quindi qui tra un punto V e l'altro ci sono le 3 maglie alte, la catenella diciamo iniziale, iniziamo direttamente con il punto V, solamente che questa volta, questo giro, nel sesto giro noi andiamo ad inserire 2 catenelle nel punto V, quindi facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi aggiungiamo 2 catenelle, 1 e 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare un'altra maglia alta. Quindi il nostro punto V. Ok, quindi abbiamo messo 2 catenelle a posto di 1. Facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto V e andiamo a fare un punto nocciolina, quindi 5 volte, entriamo 5 volte nella stessa maglia e teniamo il filo in sospeso, quindi 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo tutte insieme e lasciamo 2 asoline sull'uncinetto e poi chiudiamo tutte insieme. Ok, facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, vedete che qui tra un punto V e l'altro ci sono le 3 maglie alte, quindi andiamo a prendere quella del centro e andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo e facciamo una maglia alta, quindi abbiamo fatto il nostro punto V. Facciamo una catenella, andiamo dentro il punto V e andiamo a fare un punto nocciolina, 2, 3, 4 e 5, chiudiamo tutte insieme e poi chiudiamo le 2 maglie, una catenella, andiamo nella maglia centrale tra un punto V e l'altro ci sono le 3 maglie, andiamo in quella centrale e andiamo a fare un punto V con 2 catenelle questa volta, quindi al sesto giro andiamo ad inserire 2 catenelle nel punto V e poi facciamo la catenella. Allora proseguiamo per tutto il giro inserendo 2 catenelle nel punto V. Allora, terminato il sesto giro con 2 catenelle nel punto V, adesso andiamo a fare il settimo giro. Il settimo giro entriamo nel punto V con una maglia bassissima e ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e questa volta di catenelle dentro il punto V ne andiamo a fare 3, quindi 1, 2 e 3. Prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo e facciamo maglia alta, quindi un punto V con 3 catenelle. Quindi nel sesto giro abbiamo fatto nel punto V abbiamo fatto 2 catenelle, nel settimo giro ne andiamo a fare 3 nel punto V. Prendiamo il filo sull'uncinetto, qui c'è la catenella e facciamo la maglia alta, sopra il punto nocciolina facciamo maglia alta, dentro la catenella maglia alta e qui c'è il punto V, quindi facciamo maglia alta, 3 catenelle, 2, 3 e poi un'altra maglia alta presa nello stesso punto, quindi un punto V con 3 catenelle, quindi qui c'è maglia alta, andiamo a fare la maglia alta, punto nocciolina, maglia alta, catenella, maglia alta e poi qui c'è il punto V, andiamo a fare maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. A questo punto dobbiamo andare avanti con i giri che ci servono. Io farò 3 catenelle praticamente dentro il punto V. Se a voi serve che il lavoro tira e non è bello piatto, praticamente ne potete anche aggiungere un'altra, quindi fate 4 catenelle dentro il punto V. Quindi andiamo avanti con i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, mi sono fermata a 9 giri
Nell'ultimo giro nel punto V ho fatto 4 catenelle e ho messo dei marcapunti, non per chiudere lo sprone, ma per continuare a lavorare lo sprone, anche perché così è piccolo. Andremo a fare davanti, nel pannello davanti e nel pannello dietro andremo a lavorare delle maglie alte e andremo a fare degli aumenti sia all'inizio che alla fine, mentre nelle maniche continueremo col motivo. Quindi passiamo al prossimo giro. Quindi sono alla chiusura, partiamo con il giro, quindi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, e qui dove c'è il marcapunti andiamo a fare un aumento, 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Quindi facciamo gli aumenti sia all'inizio che alla fine di tutti e due i pannelli, sia davanti che dietro, fin quando non raggiungiamo naturalmente la nostra misura, e mi segno l'ultima. Qui abbiamo il punto V, quindi facciamo, questa è la manica, facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto V e facciamo 5 gettate, 1 2 3 4 e 5, chiudiamo, lasciamo 2 asoline sull'uncinetto e facciamo una maglia bassa. Quindi facciamo una catenella, salto una maglia di base, qui ci sono le tre maglie alte, quindi quella al centro, andiamo a fare un punto V con 4 catenelle, quindi maglia alta, catenella, 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 prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, faccio una catenella, passo nel punto V e vado a fare un punto nocciolina, 1 2 3 4 e 5, chiudo tutto insieme e faccio una maglia bassa, faccio una catenella, passo nelle 3 maglie, vedete 1 2 3, vado in quella centrale e vado a fare un punto V con 4 catenelle, maglia alta, 1 2 3 4, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nella stessa maglia e faccio una maglia alta, una catenella, il punto V, 1 2 3 4 e 5, chiudo tutto insieme e faccio una maglia bassa, una catenella, qui ci sono le tre maglie alte, quindi entro al centro e faccio 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e poi un'altra maglia alta. Quindi proseguiamo fino ad arrivare all'altro marcapunti, ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata al marcapunti, quindi tolgo il marcapunti, ho fatto l'ultima nocciolina nel punto V e ho tolto il marcapunti, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia segnata dal marcapunti e vado a fare un aumento, 2 maglie alte, 1 e 2, e mi segno la prima maglia. Ok, quindi qui abbiamo la maglia alta, andiamo a lavorare la maglia alta, quindi questo sarà tutto il pannello davanti. Qui abbiamo la maglia alta, qui abbiamo le 4 catenelle, quindi andiamo a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4, qui abbiamo la maglia alta e lavoriamo la maglia alta, qui abbiamo le 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, la maglia alta del punto V, lavoriamo la maglia alta e le 4 maglie alte dentro il punto V, 2 3 e 4. Io vi ricordo che l'ultimo giro, il nono giro che ho fatto 4 catenelle nel punto V, l'ultimo giro è con 4 catenelle, qui c'è la maglia alta e peschiamo la maglia alta, quindi lavoriamo fino ad arrivare all'altro marcapunti, tutte le maglie alte, quindi le 3 maglie alte li lavoriamo, poi il punto V, lavoriamo la maglia alta, le 4 maglie dentro il punto V e la maglia alta proprio il punto V, quindi lavoriamo fino ad arrivare al marcapunti.
Allora sono arrivata al marcapunti, tolgo il marcapunti e faccio il mio aumento, quindi 2 maglie alte dentro la stessa maglia, quindi 1 e 2. Mi segno l'ultima, quindi qui abbiamo il punto V e dobbiamo andare a fare il punto nocciolina, quindi facciamo la catenella, entriamo nel punto V e facciamo la nostra nocciolina, 2 3 4 e 5, chiudiamo, lasciamo 2 asoline sull'uncinetto e poi chiudiamo tutte insieme, una catenella. Qui ci sono le 3 maglie alte, andiamo a fare il punto V, quindi entriamo in quella centrale e andiamo a fare maglia alta, 4 catenelle, 1 2 3 4 catenelle e di nuovo una maglia alta dentro lo stesso punto, una catenella, entriamo nel punto V e andiamo a fare il punto nocciolina, 3 4 e 5 gettati, chiudiamo e poi chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella, entriamo nella maglia centrale e andiamo a fare il punto V, 1 2 3 4, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo una maglia alta, quindi proseguiamo per tutta la riga fino ad arrivare al marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Ho fatto l'ultimo punto nocciolina e sono arrivata al segnapunti, quindi tolgo il segnapunti, faccio una catenella e vado nella maglia dove c'era il segnapunti, entro e faccio 2 maglie alte, quindi un aumento, 1 e 2, e mi segno la prima maglia che ho fatto, questa. Quindi fatto il mio aumento vado a fare le maglie alte, quindi qui ci sono le 3 maglie alte, quindi qui abbiamo fatto l'aumento, le 3 maglie alte, qui abbiamo la maglia alta del punto V, quindi andiamo a lavorare una maglia alta dentro il punto V, andiamo a fare 4 maglie alte, 1 2 3 e 4. Nella maglia alta del punto V andiamo a fare una maglia alta e proseguiamo con le maglie alte. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte fino al marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine, ho fatto l'ultima maglia alta, mi vado a chiudere nella terza catenella, quindi 1 2 e nella terza mi vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Ecco qua, e ho finito il giro. Allora a questo punto dobbiamo andare avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra larghezza, facendo sempre gli aumenti ai 4 marcapunti, quindi andremo a fare maglie alte motivo, quindi maglie alte davanti e dietro, motivo e motivo, andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra misura e poi ci vediamo qui per continuare. Allora vi faccio vedere questo passaggio importante prima di iniziare i giri per il mio, diciamo, per la mia larghezza. Quindi io ho fatto le maglie alte per il corpetto davanti, adesso dobbiamo andare a fare il motivo per la manica, quindi nel punto V dobbiamo andare a fare il punto nocciolina, mentre nelle 3 maglie alte dobbiamo andare a fare il punto V, ma qui vedete dove ho il marcapunti sopra, diciamo, le 3 maglie alte, perché poi sono 2, una l'abbiamo presa per la catenella che dobbiamo andare a fare, quindi andiamo a fare, intanto proseguiamo con le maglie alte fino al marcapunti dove andiamo a fare il nostro aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte. Quindi qui dobbiamo andare a fare il punto V, quindi facciamo una catenella, vedete che qui ci sono 2 maglie alte, qui ci dovrebbe essere l'altra maglia alta, ma l'abbiamo presa per la catenella. Quindi che cosa abbiamo fatto? Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto la catenella, vado nella maglia sopra il punto nocciolina e vado a fare il punto V, quindi maglia alta, 4 catenelle, 3 e 4 e maglia alta. Ok, faccio una catenella
vado nel punto V e faccio il mio punto nocciolina, 2, 3, 4 e 5, chiudo e chiudo tutte insieme. Quindi mi segno la maglia, questa è l'ultima maglia dell'aumento, e proseguo così. Allora, terminati i miei giri, ho fatto 6 giri di maglie alte sia nel pannello davanti che nel pannello dietro, e poi nelle maniche ho continuato con il motivo. Io sto facendo una misura S, ok? Quindi vi do la misura del mio busto, che è 38 centimetri, e come scalfo della manica io ho 16 centimetri e va benissimo. A questo punto andiamo ad unire lo sprone. Io non aggiungo catenelle qui perché voglio una manica che sia bella aderente al braccio, ok? Quindi andiamo ad unire lo sprone. Allora, andiamo ad unire lo sprone. Io parto da dove mi sono chiusa, dall'aumento, vedete la maglia alta, le 3 catenelle, quindi vado da qua e faccio le 3 catenelle. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sostituiscono la prima maglia alta, e vado a fare tutte le maglie alte. Le maglie alte come si presentano. Quindi continuiamo a fare le maglie alte per tutta la riga e ci vediamo al marcapunti per continuare. Allora, arrivati al marcapunti, vado a togliere intanto il marcapunti che non ci serve più. Prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta. Passo dall'altra parte, tolgo il marcapunti, prendo il filo sull'uncinetto e vado ed entro nella maglia segnata dal marcapunti, quindi qui, e vado a fare una maglia alta. Quindi abbiamo unito il nostro sprone, quindi questa è la manica. Allora, in questo pezzettino che noi abbiamo unito, vedete che c'è questo pezzettino di spazio. Quando noi andiamo a lavorare la manica, perché andremo a fare la manica con il motivo, se ci servono delle maglie li andiamo a recuperare in questo pezzettino. Quindi continuiamo con le maglie alte. Quindi continuiamo fino al marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata al marcapunti, vado a togliere il marcapunti e faccio una maglia alta e mi vado a chiudere dall'altra parte. Quindi qui ho le 3 catenelle, entro nella terza catenella così e mi vado a chiudere con una maglia bassissima e abbiamo unito l'altra metà. Proseguiamo con le maglie alte. A questo punto dobbiamo andare avanti con le maglie alte fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata. Allora, unito il mio sprone, ho recuperato anche lo scalfo della manica e quindi adesso dobbiamo andare avanti con i giri che ci servono. Io mi fermo a una semplice maglia, ma voi potete andare anche avanti volendo e fare un bel vestitino, ad esempio realizzarlo anche in cotone. Io lo sto realizzando in lana perché avendo il materiale in casa lo sto realizzando in lana. Quindi facciamo i giri che ci servono e poi ci vediamo qui per continuare. I miei giri, io dopo aver chiuso lo scalfo della manica ho fatto 18 giri e poi ho fatto anche 3 giri, quindi 18 più 3 giri di maglia rilievo, ok? Quindi questo è un semplice punto a rilievo 1 a 1, è semplicissimo da fare. Allora, io vi ricordo che sto facendo una taglia S, quindi se voi dovete fare una taglia in più andate ad allargare lo sprone. Iniziate sempre con lo stesso numero di catenelle, ma allargate lo sprone, fate più giri nello sprone. A questo punto andiamo ad occuparci della manica. Io già una manica l'ho fatto, guardate che bella, tutta traforata, bellissima. Quindi a questo punto andiamo ad occuparci della manica. Quindi vedete che io sopra il punto nocciolina ho la maglia alta, quindi maglia alta e poi c'è il punto V. Quindi entriamo nella maglia alta, entro nella maglia alta e vado a fare un punto V. Quindi riprendo di nuovo lo stesso motivo e faccio un punto V, quindi maglia bassa
e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi facciamo 4 catenelle di separazione, poi prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo di nuovo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Abbiamo fatto il punto V. Quindi qui facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, passiamo nel punto V e andiamo a fare un punto nocciolina. Entriamo 1, 2, 3, 4 e 5 volte. Chiudiamo e poi chiudiamo tutte insieme. Una catenella di separazione, andiamo nella maglia centrale, quindi 1 e 2, nella maglia centrale andiamo e facciamo un punto V. Quindi facciamo maglia alta, 1, 2, 3, 4 catenelle, riprendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta. Quindi abbiamo fatto il punto V, una catenella, passiamo nel punto V e facciamo un punto nocciolina, 2, 3, 4 e 5. Chiudiamo tutto insieme e poi facciamo una catenella. Andiamo nella maglia centrale e facciamo il punto V, quindi maglia alta, 1, 2, 3, 4, prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo e facciamo maglia alta. Quindi continuiamo per tutta la manica e ci vediamo alla fine per vedere come dobbiamo andare a continuare a riprendere, diciamo, il motivo in questo pezzettino di manica. Allora, sono arrivata alla fine, vedete, io ho fatto l'ultimo punto V e poi ho fatto la catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro tra le due metà, entro al centro e faccio un punto nocciolina, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Chiudo e faccio poi la catenella e mi vado a chiudere nella terza catenella, quindi 1, 2 e nella terza catenella mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Ok, con delle maglie bassissime andiamo nel punto V, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3 come prima maglia alta e poi 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Prendo il filo sull'uncinetto, rientro nel punto V e faccio una maglia alta. Qui abbiamo la maglia, la catenella, quindi andiamo a fare una maglia alta sopra il punto nocciolina o punto mimosa. Io in questo caso lo chiamo punto mimosa perché veramente lo sto chiamando, appunto il maglioncino si chiama mimosa. Quindi qui c'è la catenella, vado a fare una maglia alta, qui abbiamo il punto V, andiamo a fare un punto V, quindi maglia alta, 4 catenelle e maglia alta presa nello stesso punto. Qui abbiamo la catenella, maglia alta, punto mimosa, maglia alta. Qui abbiamo la catenella, un'altra maglia alta, quindi proseguiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi qui abbiamo il punto V e andiamo a fare il nostro punto V, quindi maglia alta, 4 catenelle e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Qui abbiamo la catenella, quindi andiamo a fare una maglia alta sopra il punto nocciolina, andiamo a fare un punto alto e poi un altro punto alto dentro la catenella, ci andiamo a chiudere nella terza catenella e quindi il nostro giro è fatto. Quindi a questo punto andiamo avanti con i giri che ci servono. Io la mia manica una l'ho finita, tutta bella traforata, guardate che bella, viene veramente bella questa manica. Allora completiamo l'altra manica e il nostro maglioncino mimosa è terminato. Bene, il tutorial termina qui, io vi ringrazio per la visione, vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti, un bacio.